Illusioni ottiche. È riduttivo parlare di trucchi perché le illusioni riflettono il modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni visive. Attraverso un equilibrio di percezione e interpretazione il nostro cervello viene ingannato portandoci a vedere cose che non esistono o a percepire la realtà in modi distorti. Oggi voglio andare a stampare in 3D alcune delle più famose tipologie di illusioni ottiche e poi sono curiosa di vedere che effetto fanno. Funzioneranno? Sono quasi tutte gratuite e potrete stamparle anche voi a casa vostra se avete voglia. E voglio cominciare con gli oggetti impossibili. Queste forse sono tra le illusioni ottiche più famose, delle quali forse la più nota è il triangolo di Penrose. È stata creata dai matematici Roger e Lionel Penrose nel 1958. È disegnato come se fosse un oggetto tridimensionale, ma in realtà la sua prospettiva è impossibile. Non potrebbe esistere. Infatti a colpo d'occhio ci sembra tutto ok, ma poi se seguiamo le linee ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. E il primo file che vorrei andare a stampare è questo. Ora voi lo vedrete e vi accorgerete che è strano. È una cosa che nulla sembra avere a che fare con un triangolo, ma in realtà messo in una certa prospettiva dovrebbe funzionare. Scopriamolo. Eccolo qua, guardate, dopo qualche ora di stampa questo è il risultato. Andrebbe un pochino rifinito, ma forse ci accontenteremo. Eccolo qua. In teoria questa cosa da una certa prospettiva che adesso devo andare a capire. Eccola, è lei? No, eccola. No, non sto capendo. Devo controllare il sito ufficiale, forse, non lo so. Ah, eccola, funziona. Dovrebbe essere questa qua, la prospettiva circa. Vediamo se fatta meglio, con delle luci migliori, può funzionare. Bello, primo esperimento direi riuscito, molto carino. Poi mi piace il fatto che questa giuntura qua sia stata messa per far sì che queste due parti che dovrebbero combaciare ma non combaciano sembri in realtà un'altra giuntura, però in realtà è soltanto un trucco. Carino, ingegnoso, mi piace. Ma ci sono altre forme impossibili che ho qui nel mio repertorio che adesso vi mostro. Ad esempio il cerchio impossibile. Questo pure ricalca un po' l'effetto precedente, però stavolta la forma è più quella di uno 0 o di una O. Il fatto che siano tutte quante così geometriche piatte è perché probabilmente sono più facili da stampare, e in questo caso secondo me dovrebbe essere una cosa del genere. No dai, è impossibile capirlo dal progetto, cioè il progetto non ti dà nessuna informazione su come sarà il risultato finale, è una cosa che si scopre nel mentre, quindi andiamo a scoprirlo. Ed ecco il cerchio impossibile, ve lo mostro in questo incredibile limbo bianco. All'apparenza non ha niente di particolare, ma ci vogliono delle condizioni di luce molto specifiche per riuscire a far funzionare questa illusione. Con una bella luce laterale e posizionandolo in questo modo, ecco qua il risultato finale. Un'altra illusione molto simile alle due precedenti, forse stavolta un po' più semplice e meno d'effetto, è quella dei blocchi impossibili. In questo caso si tratta di un blocco che da una certa prospettiva, questo è strano, c'ha questa punta qua, così aggressiva, sembra un ariete, una cosa da falegname, non lo so. È un blocco anch'esso impossibile che visto da una certa prospettiva dovrebbe avere delle cose che vanno in su, che vanno in giù. Sarà tutto così questo video, io che cerco di spiegarvi delle illusioni per poi dirvi ma no, ma non sarebbe meglio se ve le mostrassi, e poi ve le mostro. Questo è il blocco, è proprio lui, e la prospettiva corretta secondo me è questa. Eccola, questa è perfetta per il mio occhio. La vostra prospettiva ideale dovrebbe essere proprio qua. Questa punta dovrebbe combaciare con questo spigolo in questo modo. E adesso lasciate che ve la mostri con una luce adeguata. Quanto a banali forme impossibili ci siamo, ma adesso perché non portare l'impossibilità su un livello superiore? Noi qui abbiamo lo scivolo impossibile. Ed è così impossibile che è anche impossibile stamparlo, perché è troppo grande per la superficie e andrà rimpicciolito. Ma intanto, che ne dite? Sembra più una scaletta da piscina che uno scivolo, perché non è uno scivolo, però dovrebbe andare a simulare, ecco, da questo punto di vista qua, uno scivolo. Ma la cosa bella è che se ci mettiamo sopra una pallina dovrebbe andare dal basso verso l'alto e non viceversa. Questa dovrebbe essere un po' la parte saliente. E infatti devo recuperare una pallina. Sembra una cosa che in una cameretta di un bambino deve essere molto facile da trovare, ma qua dentro che dite? Ci proviamo? Lo scivolo impossibile l'abbiamo stampato. È molto buffo perché se lo guardate così da davanti sembra soltanto una cosa spiaccicata. Quindi questo è lo scivolo. No, devo davvero trovare una pallina più piccola.
Va bene. Forse non c'è veramente bisogno di una pallina, basta la testa di un omino Lego. Ah, funzionava, che palle, non va bene la testa Lego. Quando Frafrog cerca la pallina, Frafrog ne trova 7 milioni. No, è troppo piccolo. Ma poi si comporta in modo stranissimo, non si muove in modo sensato. Dentro i marker stanno. Sì! Quindi anche questo scivolo, visto dalla prospettiva giusta, che è questa, potrà creare l'effetto opposto. Ora abbiamo fatto lo scivolo, facciamo le scale, no? Questo nuovo progetto forse non è così d'impatto come l'altro, però dovrebbe essere carino. È basato su delle scale in questo caso. A differenza degli altri è da assemblare perché viene stampato un po' così separato e poi con un po' di colla va messo insieme. Queste dovrebbero essere delle scale impossibili perché anche queste dovrebbero essere viste da una certa prospettiva per cui il meccanismo non funziona. Però come al solito dal progetto lo si capisce poco, quindi andiamole a stampare. Questa volta, per errore, mi sono ritrovata a stamparle 2 volte. La prima forse erano un po' troppo piccole e non rende bene l'idea. Allora ne ho stampata un'altra, che è questa qua, un po' più grandicella, vedete? Non di molto, però forse quel minimo che può fare la differenza. C'è una lieve scanalatura in questo punto che suggerisce che le scale vadano incastrate proprio qua e poi incollate. Cioè, questo video è tutta una ricerca. Vediamo se riesco a trovare la colla, vediamo se riesco a trovare la pallina, vediamo se riesco a trovare... Qui c'è della colla, ma che poi funzioni su questo modellino dubito. Sì, vabbè, ce le devo lasciare per 3 giorni qui le cose perché si attacchino con questa colla. Questa qui è proprio la colla classica per la carta e mi fa ricordare tantissimo le elementari e adesso improvvisamente sono nostalgica. E tra l'altro in questo progetto c'erano anche queste 2 palline che non vi ho mostrato prima, eccole qua. Queste non rotolano, quindi per i nostri scopi non ci servono, però potrebbero servire per ricreare l'illusione completa. Quindi adesso mi ci metto, le incollo e vediamo. Questa sezione di illusioni la vorrei chiamare Il cervello suppone cose. Cominciamo da una supposizione molto interessante ed è l'illusione dei 3 anelli rotanti. La cosa bella è che io questa illusione l'ho già vista dal vivo, ma molto più in grande, al Museo delle Illusioni, ed era tutta fatta di tipo metallo, però forse anche in una versione un po' più piccolina potremmo riuscire ad apprezzarla così fatta in casa. Questa è un'illusione particolarmente carina perché dovrebbe sfruttare una logica chiamata illusione di movimento apparente. E vedete, se io ruoto molto velocemente il nostro piano, quello che vi apparirà è come se la scultura in realtà fosse composta da 3 anelli che ruotano individualmente, giusto? È che noi abbiamo già sperimentato nella nostra vita gli anelli che cadono facendo dei cerchi in questo modo, no? Ecco, questa dinamica di caduta noi l'abbiamo già vista, il nostro cervello sa già cosa sia, e quindi quando vediamo un movimento del genere, che è una statua tridimensionale che in realtà ha nulla a che vedere con quel movimento, noi andiamo a semplificare, quindi per noi sono proprio gli anelli che fanno esattamente quella cosa qua. Molto affascinante. Andiamolo a stampare. Ed eccolo qua il nostro esperimento più o meno riuscito. Posso dire che sono anche un po' stupita che sia riuscito a stamparlo, perché guardate qua sotto, dato che non c'erano i supporti, la stampante ha cercato di fare del suo meglio per non far crollare questi anelli e grazie al cielo non sono caduti, però adesso sono diventati un po' pelosi, vedete? L'importante è che funzioni. Solo che purtroppo dalla fotocamera frontale e anche quella dall'alto mi sarà molto difficile mostrarvelo perché dovrò appoggiarlo su una piattaforma rotante per accertarmi che ruoti perfettamente sull'asse centrale senza il minimo scarto, quindi anche questo ve lo dovrò far vedere su uno scenario apposito. La prossima illusione, io la detesto e la amo allo stesso momento. Eccolo qua. Come potrete intuire anche dalla scritta che si intravede, no, non si vede affatto, ve la leggo io, c'è scritto which is larger. Ovviamente, essendo che c'è un solo pezzo, ha poco senso, ma se questi pezzi fossero 2, ad esempio così, sembra che ce ne sia uno più grande dell'altro, invece ho appena fatto semplicemente copia e incolla, e questa è la cosa che mi fa impazzire, che funziona troppo bene. Questa illusione ottica è ispirata all'illusione di Jastrow, chiamata così in onore dello psicologo Joseph Jastrow, che l'ha descritta nel 1889. La curvatura dei 2 archi e la loro posizione relativa ingannano il nostro cervello, facendoci percepire erroneamente la dimensione degli archi come diversa. In particolare l'arco superiore sembra più grande perché la sua curvatura inferiore è più pronunciata e in realtà, misurando le 2 lunghezze, sono identiche.
Ed eccole qua le due malvagissime forme stampate l'una di fianco all'altra. Tra l'altro, per farmi ancora più beffe di voi, con due colori diversi, così che possiate ancora di più impazzire nell'osservare queste due forme e ancora una volta prendere atto del fatto che nonostante sembrino diverse, sono dannatamente uguali, perfettamente sovrapponibili, e fatte così, rispetto che viste su un foglio di carta, sono ancora peggio, perché hai la prova materiale anche quando dici no, basta, no, non è possibile che siano grandi uguali, no, mi rifiuto di crederlo. Sovrapposition complete. Ma passiamo alla prossima illusione. E adesso entriamo nella mia sezione forse preferita, che denominerò anamorfismo. Sarà breve ma anche molto intensa, perché ci sono delle cose che mi piacciono tanto. Nello specifico l'anamorfismo è una cosa che ha a che fare col nostro punto di vista. Ci sono delle opere che non so se possiamo veramente chiamarle illusioni ottiche, però essenzialmente a seconda del punto di vista dal quale vengono guardate cambiano. E io ne ho una qua dietro che avevo già precedentemente stampato, ve la mostro. L'avevo stampata per un altro video, ma visto che siamo qua oggi, perché non mostrarvela? Ora, se la guardate in questo modo c'è scritto yes, qui devo un attimo incollarla, però se noi la ruotiamo in questo modo ecco che la scritta diventa no. Quest'opera è ispirata all'opera originale di Marcus Raetz, non so come si pronunci, e me ne vergogno perché è un artista esposto anche al MoMA di New York, che ha deciso di giocare nelle sue opere con appunto la prospettiva e i punti di vista. Un'opera molto famosa che non ho avuto il piacere di vedere dal vivo è una particolare scritta messa in cima a un palo che vista da un lato appare come oui, ma dall'altro appare come nu, anche questa molto carina. Il principio è quello e mi piace un sacco. Mi piace anche il fatto di averla stampata col bianco, a parte perché è in tinta e poi perché è davvero minimale e sta bene su qualsiasi mensola. Infatti io la stavo tenendo giusto appunto lì dietro e adesso ce l'andrò anche a rimettere. Non è vero, l'appoggio qua perché sono pigra. Poi in realtà ce ne sono altre di stampe che potrei fare, ad esempio questa che è minuscola, non è che dal video si capisca alla perfezione. Vediamo se questa stampa riesce, perché mi sembra un po' articolata. Se la guardo dall'alto dico oddio, cos'è sta roba. Questo qui è facile, nel senso sono 3 lettere che diventano 2, super facile. Quelle sono 14 layer di testo. Vabbè, non ci metterei proprio la mano sul fuoco che questa stampa riesca. Vediamo. In questo caso la scritta Keep Calm è leggermente meno entusiasmante rispetto alla scritta Yes No, perché essendo tutte le linee piuttosto complesse, tante, complicate, secondo me non stupisce più di tanto. Poi c'è da dire che con la nostra stampante forse la scritta è venuta anche un po' troppo bitorsoluta e questo non ha aiutato. Bene, siamo quasi arrivati alla categoria conclusiva, ma prima di quella dedichiamoci brevemente alle illusioni che chiamerei dentro o fuori. Mi piace perché questi titoli sono autogestiti da me con molta minuzia. Queste opere sono davvero strane. Anche queste ho avuto il piacere di vederle dal vivo al Museo delle Illusioni, ma anche in altre circostanze. Sono cose che non so perché ogni tanto in giro appaiono. E posso dirvi già che però secondo me è difficile che il video renda giustizia all'effetto che fanno queste opere dal vivo. Il funzionamento è abbastanza semplice. Vi mostro la prima stampa che andrò a fare. Eccola qua, la prima opera è questo leone. Apriamo così, boom, così capite subito di che stiamo parlando. Se guardate il leone in questo modo, vi sembra in 3D? Vi sembra sporgente, scolpito? Ebbene, basta andarlo a muovere un po' per vedere che si muove in modo strano. È come se muovesse la testa, no? Perché in realtà è cavo! Non è sporgente, è cavo! È da pazzi sta cosa. Io non so chi è che un giorno si è svegliato e ha detto secondo me, se io prendo una statua qualunque e anziché estruderla, la intrudo, faccio scoppiare le menti delle persone. Chiunque l'abbia pensato ha la mia massima stima e rispetto, credo, perché oggi voglio provare a stampare questa cosa qua e vedere se funziona. Ed eccolo qua, il nostro leone, siete pronti a vederlo? È lui o non è lui? Certo che è lui! Ecco, da qua forse non sembra in 3D, si nota che è cavo perché la luce viene da fuori, quindi automaticamente il muso adesso è scuro e quindi naturalmente il nostro cervello vedendo il muso scuro dice beh è chiaro che è incavato e non è sporgente, altrimenti il muso sarebbe illuminato. Quindi il trucco in realtà è far sì che la luce arrivi perfettamente all'interno del muso proprio come all'esterno, se non addirittura che venga da dietro. Ecco qua. No, niente, anche con la luce è impossibile. Vabbè, ve lo mostrerò in uno shot con la luce fatta bene.
Oltre al leone ce n'è un altro che vorrei mostrarvi ed è questo volto qua, umano, il faraone Assurbanipal. Questo fa molta più inquietudine. Madonna che... No, non so se avete presente quel meme che dice once you see you can't unsee, perché nel momento in cui tu lo vedi e il tuo cervello dice ma certo sta sporgendo e allora adesso sporge, poi per un istante lo vedi incavato, dici ma no, ma certo è incavato e adesso è incavato, ma un istante dopo ti sembra di nuovo che sporga e sporge, come se il cervello stesso passi da una modalità all'altra e fa impazzire. Stampiamo anche questo, vediamo l'effetto. Ed eccolo qua, Tutankhamon candegginato, bianco, sovraesposto. Forse se adesso faccio così riuscirete a vedere, a intuire l'oscurità dietro Tutankhamon. Eccolo qua. Non si vede niente, incredibile. E niente, anche lui dovrò sforzarmi un po' per renderlo più visibile. Vado a illuminarlo correttamente. Ebbene, siamo arrivati alla sezione conclusiva. Dopo ci sarà una piccola sorpresa, ma intanto per il momento diciamo che siamo nella sezione conclusiva. Qui abbiamo delle illusioni allo specchio, anche dette forme ambigue, e quando si parla di ambiguità si intende che si possono vedere da due direzioni diverse e queste due direzioni fanno sì che le forme cambino per qualche motivo. Si potrebbe anche semplicemente ruotare la forma, ma guardarla allo specchio ci crea nel nostro cervello una sorta di conflitto. La prima forma è questa, è un semplice cilindro chiuso, però vedete che in alto qua ha dei bordi un po' strani. Da questo punto di vista potrebbe benissimo essere un simbolo dell'infinito, vista lateralmente è un'onda, vista da di qua boh. Però c'è un però. La prerogativa è che da un lato sembra quasi che la forma della parte alta sia un quadrato, ma se poi lo ruotiamo di 180 gradi è un tondo. Vederle allo specchio sarà la cosa peggiore. Io voglio stampare subito questa cosa. Eccola, è lei, è il cilindro della leggenda. Vediamo se con questo specchio riesco a rendervi l'idea. Eccolo, no? Perché? Perché deve essere... Non me l'aspettavo. In teoria, ecco, questo dovrebbe essere l'inclinazione giusta. Funge, lo vedo già. Ok, basta. Devo mettermi in una posizione più consona per mostrarvelo. Ci sono altre due versioni interessanti di questa illusione che voglio mostrarvi. La prima è molto simile, sono soltanto 4 forme incastrate l'una sull'altra, però le caratteristiche sono sempre le stesse. Se notate è tutto leggermente diverso, ma il principio è il medesimo. Vediamo come verranno. Eccole qua, sono proprio loro. La parte importante è quella in alto e devo dire che si somigliano molto da questo punto di vista. Ma ce n'è un'ultima che vorrei fare ed è proprio lei. Questa forse è una delle forme più strane ed è una freccia in teoria, però se poi la ruotiamo la freccia non punta prima a destra e poi a sinistra, ma punta sempre e solo a destra. Faccio veramente fatica a capire la logica dietro sta cosa. Tra l'altro ho dei dubbi che venga bene, perché vedete questa forma ondulata in questo modo presuppone che ci vadano dei supporti. Di solito quando entrano in gioco i supporti entra in gioco i problemi. Boh, proviamoci. Per far funzionare questa illusione è necessario utilizzare un punto di vista molto preciso, perché altrimenti guardando la freccia un po' più dall'alto, un po' più dal basso, funziona meno, sembra meno una freccia. Però una volta trovato il punto di vista giusto, guardate che carino, il risultato è davvero bello. Ma prima di concludere il video c'è la sezione le idee di Kama, perché a questo punto, dopo aver testato tutte le varie illusioni, Kama è arrivato da me e mi ha detto: senti, io t'ho stampato 2 cose che devi vedere. E allora nello specifico vi mostro quali sono i progetti di queste cose. Prima di tutto questa è tipo un buco infinito, no? Il problema è che è piatto, non è infinito, quindi mi chiedo tante cose, mi chiedo. Vediamo come viene la stampa. Allora, la stampa è questa. Funzionicchia come effetto, però quello che non mi convince di questa stampa è il fatto che sembri accartocciata. Forse Kama ha avuto delle difficoltà a staccarla dal piatto, non lo so. E poi la cosa buffa è che io di queste illusioni ne avevo viste, ce n'erano un sacco sui vari siti. Non so perché non mi convincevano e ora che ne vedo una dal vivo, forse il perché lo intuisco. Ma ce n'è un'altra, probabilmente non è un'illusione ottica, però è comunque un prodotto interessante, soltanto che dal file di stampa secondo me non riuscite a capire cos'è. Vedete, è un triangolo, ma ci sono vari file di stampa, non c'è solo questo. C'è un altro triangolo, questo non è lo stesso di prima, e vari altri pezzi più piccoli, pezzi di triangolo essenzialmente. Ma guardate che bello, dopo averlo stampato tutto quanto e averlo assemblato, vi mostro il capolavoro di Kama.
È la classica strana illusione del tavolino sospeso secondo una logica non meglio precisata. Non credo che sia un'illusione ottica, ragazzi, questa qui è più un'illusione della fisica. La cosa buffa è che comunque la giri sta cosa resta comunque attaccata insieme. Ci si possono anche appoggiare sopra delle cose. Continua a stare in piedi, è incredibile. Chissà quanto pesanti ci si possono appoggiare sopra. Paura che lo sto rompendo. Oddio, adesso non è più dritto come prima. Cioè, sta ancora in piedi, ma i fili sono tutti sballonzolanti. Vabbè, probabilmente anche questo ve lo mostrerò da un'altra inquadratura. Che dire, ragazzuoli, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho mostrato le illusioni ottiche più belle che sono riuscita a trovare sul web, che si possono stampare in autonomia con una stampante 3D. Se volete provare anche voi a casa alcune di queste illusioni, io vi lascio qua sotto tutti i link a tutte le stampe 3D che ho fatto. La maggior parte di questi progetti sono gratuiti, quelli che non sono gratis, comunque si tratta di €1, 2, niente di che. A patto di avere già una stampante 3D, sicuramente potrete divertirvi con questo video. Io vi ringrazio molto per aver visto il video, appunto. Vi mando un saluto, un abbraccio e un baffetto affettuoso.